Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki Professione Nerd. Parliamo ancora di One Piece analizzando l'action figure di un personaggio molto kawaii che accompagna la ciurma dei Cappello di Paglia fin dalla saga di Zou. Sto ovviamente parlando di Carrot, la simpatica visone di tipo coniglio. Come tutti i visoni, Carrot è in grado durante le notti di luna piena di trasformarsi in Sulong, acquisendo un aspetto notevolmente più feroce, con un notevole aumento della peluria che diventa completamente bianca, gli occhi che si tingono di rosso e in generale un'aria molto più minacciosa. Abbiamo potuto ammirare Carrot trasformata in Sulong quando si è battuta durante la fuga da Whole Cake Island contro le navi della flotta di Big Mom. Quindi si tratta di un personaggio che sa essere al contempo molto dolce ma che può anche diventare veramente pericoloso. Questa è la box, ve ne avevo già dato un'anteprima nel mio vecchio video haul degli acquisti e regali dei mesi di luglio e agosto. Lo so, ci ho messo un po' per recensire questa action figure ma perché ho preferito dare priorità ad altri modellini. Si tratta della linea Sweet Style Pirates della Bandai Spirits e Banpresto. Questa linea che comprende solo personaggi femminili, tra cui per esempio anche Boa Hancock, Perona, Bibi Nefertari, Rebecca e più recentemente anche Nico Robin, prevede che questi personaggi indossino i vestiti di altri protagonisti maschili. In questo caso, ad esempio, Carrot porta gli abiti che abbiamo visto indossati da Chopper. Quindi i vestiti indossati dalle protagoniste di questa linea non sono gli abiti ufficiali che abbiamo visto nell'anime e nel manga, e come forse saprete io di solito non acquisto questo tipo di action figure con un design non, fra virgolette, ufficiale. In questo caso ho fatto però un'eccezione. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire questa action figure in tutta la sua pucciosità e ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Questo è il fronte della box che vi ho già mostrato nel segmento precedente. Troviamo come sempre i loghi di Bandai e Banpresto, il nome della linea Sweet Style Pirates, il nome del personaggio Carrot Style by Chopper, oltre ad un'anteprima dell'action figure. E già da qui possiamo notare l'estrema dolcezza di questa riproduzione. Questo è uno dei due lati, dove ci vengono mostrate diverse angolazioni del modellino che troveremo all'interno. Sul retro troveremo le due versioni di questa riproduzione. Come accade spesso, infatti, anche Carrot avrà due varianti. La versione A con la colorazione ufficiale, anche se come abbiamo detto Carrot non ha mai veramente indossato nell'anime e nel manga questi abiti, e la versione B con colori pastello. Nell'altro lato avremo un bel primo piano di Carrot e qui in basso, dove c'è la scritta Carrot Style by Chopper, possiamo vedere i 5 colori principali utilizzati per questa action figure, quindi azzurro, rosa, bianco, giallo e arancione. Questo è il lato superiore e infine il fondo della scatola. Come possiamo notare, l'action figure sarà divisa in 3 pezzi: il corpo intero, la testa e un supporto espositivo. Ed ecco come appare la figure di Carrot una volta assemblati i pezzi. Guardiamola anche dagli altri lati. La sua coda a pompon è veramente dolcissima. Questo è il retro, l'ultimo lato. Ma adesso scopriamo quanto è alto il modellino. Direi all'incirca 25 cm, arrivando alla punta dell'orecchio. Adesso però allarghiamo l'inquadratura per poterla vedere più da vicino e apprezzarne meglio tutti i dettagli. Il viso esprime tutta la dolcezza e la vitalità del personaggio ed è stato realizzato nei minimi dettagli. Inoltre il cappello di Chopper la rende ancora più kawaii. Al personaggio è stata data un'aria volutamente sensuale, aggiungendo dei dettagli succinti al suo vestiario. Penso ad esempio a queste bretelle azzurre. Il suo pompon è veramente adorabile ed è stato scolpito perfettamente. Anche gli stivaletti sono stati scolpiti perfettamente, guardiamo ad esempio il dettaglio dei lacci. Per quanto riguarda questa basetta di supporto, non dà una stabilità piena al personaggio, che in realtà tende un po' ad ondolare, ma nel complesso svolge la sua funzione e quantomeno non è visivamente brutta. Nel complesso il colore è stato steso bene e non ci sono imprecisioni o errori degni di nota.
Prima di arrivare al momento delle valutazioni, vediamola comparata con qualche altra action figure che ho già recensito in precedenza. Una comparazione tutta al femminile con la Figuarts Zero di Nico Robin, che lo sappiamo è abbastanza piccolina e quindi in realtà sembra una nanetta rispetto a quella di Carrot, e con la Glitter and Glamours di Kozuki Iori, che invece appare in una scala abbastanza simile. Ma per non far mancare la quota azzurra, vediamola anche comparata con un paio di action figure di personaggi maschili: Kozuki Oden della linea Ichiban Show Figure Masterly Sex Piece e Goldie Roger della King of Artists. I tre personaggi non hanno sicuramente la stessa scala, come sappiamo Oden dovrebbe essere molto più alto e in questo caso anche Roger dovrebbe svettare rispetto alla coniglietta, anche se nella realtà non abbiamo mai potuto vedere Carrot affiancata a questi due personaggi. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di dare un po' di voti. Dunque, all'espressività darò 7, alla colorazione 8, alla base di appoggio 7, alla posa 7. Infine, al rapporto qualità-prezzo darò 9. Io ho comprato questa action figure da Amazon pagandola circa 31 euro, mi sembra precisamente 30,87, quindi un ottimo prezzo per un'action figure realizzata così bene. La media fa 7,6 che arrotondiamo per difetto a 7,5. Questa Sweet Style Pirates di Carrot non sale sul podio, ma conquista sicuramente un'ottima valutazione. E bentornati! Se vi è piaciuto questo nuovo unboxing vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e di condividere questo unboxing sui vostri canali social. Vi chiedo, se già non mi seguite sulle mie pagine di Instagram e Facebook, di iniziare a farlo. Mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, perciò Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo poi di lasciare un commento sotto il video per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Lo sapete che io rispondo sempre a tutti e mi fa piacere leggere i vostri messaggi. Bene, ho concluso, per cui vi do appuntamento al prossimo video. A presto!